Ritornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. E rieccomi qua con voi, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo appuntamento di Ritorno all'origine, che ormai sta diventando sempre più atteso anche il giovedì. È vero che questa settimana non mi avete visto martedì, ho fatto un piccolissimo video per spiegarvi la situazione, ma stasera sono nuovamente con voi con un sacco di argomenti nuovi da affrontare. Mentre aspetto un po' di persone che si colleghino, va bene, faccio gli auguri ad Ilario, che è uno dei più affezionati e che oggi compie gli anni, ho visto che lo scriveva, intanto che aspettiamo anche che arrivi Carola dalla palestra. Ciao Alessandra, ciao Augusto. Allora, molte persone ho avuto il piacere di incontrarle a Padova, è stata una bellissima esperienza, come ho già detto in un video precedente, quel videetto piccolo che ho fatto. Faccio una piccola comunicazione intanto, visto che siamo qui. Ho aggiunto una data, la prossima sarà una conferenza a Pescara, se riesco ve la faccio anche vedere, eccola qui. Conferenza a Pescara, questa volta parliamo di vite precedenti, che è un argomento caldo, nel senso che interessa un sacco di persone. Domenica 4 febbraio, ore 15. Per iscriversi dovete scrivere una mail a conferencebacktotheorigin.org. Allora, fino a quest'ultima conferenza di Padova io ho fatto l'accreditamento online senza chiedere nessun tipo di donazione né niente, facendo tutto in loco. Questo ha creato una serie di disagi perché le persone, tante persone arrivate in loco a dover fare la donazione, averla ricevuta, una storia e l'altra, hanno creato delle code e quindi si è creato qualche problema. Oltretutto parecchi in realtà, di quelli che hanno fatto l'accreditamento online poi non si sono presentati e non hanno detto niente, e questo però ovviamente per me è un disagio, perché io faccio i conti in funzione delle persone che dicono che vengono. Chiaro che può sempre capitare il disguido dell'ultimo minuto, ma come sempre quando uno non chiede assolutamente nulla poi c'è sempre chi quel giorno magari non ha voglia perché piove e non viene, per cui mi dispiace, ma ho dovuto cambiare la modalità di accreditamento, quindi da adesso in poi alle conferenze saranno considerati iscritti quelli che hanno fatto la donazione, altrimenti no, perché altrimenti veramente l'organizzazione diventa difficile, le persone comunque poi si ritrovano ad aspettare in coda e magari alcuni a non venire perché pensano che non ci sia posto, poi invece il posto c'era, insomma diventa un po' complicato. Ecco, detto questo, potete scrivere a conference@backtotheorigin per quanto riguarda le conferenze. Non c'è solo ovviamente quella di Pescara, vi ricordo solo che ce ne saranno sia a Prato che a Lugano e successivamente appunto quella di Pescara. I corsi ci sono sia a Prato che a Lugano e quindi anche a Pescara a fine febbraio. Per tutte le informazioni, se siete interessati, mandatemi una mail per i corsi a info@backtotheorigin, perché altrimenti non se ne esce. Ok, detto questo partiamo. Buonasera a tutti quelli che stanno arrivando ora.
Il titolo di questa live è Il Sacro Graal. Allora, sul Sacro Graal si è detto di tutto e di più. È uno degli argomenti che ha più affascinato, ci hanno fatto film, ci sono miti, leggende, ce n'è di tutto un po'. Come al solito c'è una parte di verità e una grossa fetta che invece è una narrativa costruita per essere volutamente fuorviante. Sembra quasi di dire sempre le stesse cose da questo punto di vista, ma ancora molte persone, così come si crede che i nostri governi o il Ministero della Salute faccia qualcosa per il nostro bene, ancora molti lo credono, ancora molti credono che in quello che ci viene fornito come informazioni ufficiali di larga diffusione ci sia qualcosa di vero e purtroppo non è proprio così. Ma vediamo che cosa c'è dietro a questo nome, che qualcuno ha fatto il giochino, no? Santo Graal, sangue reale. È vero? Sì, è vero, ma non nei termini che forse vi aspettate. È sicuramente una linea di sangue, quella del Santo Graal, una linea di sangue specifica, importantissima, la cui collocazione e comprensione va inserita, indovinate un po', nella mappa dimensionale, cioè va inserita nella matrice temporale nella quale noi ci troviamo, perché ci ritroviamo proprio all'interno di questa struttura, seppure abbiamo detto nella puntata di giovedì scorso che ha fatto tanto scalpore, seppure olografica, seppure un sistema gestito da appunto artificialmente, quindi da un sistema artificiale, comunque dentro a questa sorta di gioco siamo e le regole di questo gioco bisogna impararle per poterlo gestire, cavalcare, volendo anche liberarsene, perché sarebbe l'obiettivo principale. Allora, molte cose sarebbero da dire che si collegano insieme, perché vedremo durante la live di questa sera che il Santo Graal o il sangue, una linea di sangue particolare che potremmo dire reale, ma non perché sia veramente riferita a dei re o regine, ma vedremo perché così viene denominata, è collegata a un sacco di altre cose, è collegata al nostro DNA, è collegata alle dimensioni, è collegata ai chakra, è collegata agli stati di coscienza, quindi ha veramente un valore realmente importante. Ora, diciamo che è necessario riprendere un attimino la storia di come è stata creata e da chi questa matrice temporale all'interno della quale ci troviamo, proprio per andare a definire a che linea di sangue si fa riferimento quando si parla del Sangreal, cioè del Santo Graal. Allora, avevamo detto, ma non ve l'ho mai spiegato propriamente nel dettaglio, non c'è stata l'occasione, che oltre alla 15ª dimensione ci sono i famosi campi sonori, dove si tratta di una matrice energetica di vibrazione che è fuori dallo spazio e fuori dal tempo. Quindi stiamo parlando del prima della Matrix o fuori dalla Matrix, fuori da questo sistema olografico. Ok, qui ci sono comunque delle manifestazioni individualizzate nel campo della realtà, le primissime manifestazioni individualizzate, che potremmo definirle quasi come delle unità di sostanza primordiale, perché non sono ancora fisiche e quindi così chiaramente definite, ma all'interno di questi campi sonori eterni abbiamo comunque delle correnti di forza vitale che hanno delle caratteristiche specifiche e che potremmo definirle come prima forma di individuazione. Ecco, all'interno di questa matrice energetica queste prime forme di individuazione, la mia formazione da psicologa me le farebbe chiamare gestalt, cioè strutture di coscienza, strutture eterne di coscienza senziente, che sono principalmente, anzi che vengono divise in tre famiglie, che potremmo chiamarle dei collettivi di maestri ascesi. Qui ci troviamo in una zona che viene definita ultraterrestre, non è extraterrestre, non è metraterrestre, ma è proprio tutto da un'altra parte. E se dovessimo definire queste forme, che poi le ho definite semplicemente come maestri ascesi, dalla nostra posizione sulla Terra in cui ci troviamo adesso, potremmo dire che sono
delle forme geometriche fatte di luce vivente, che ovviamente è un modo descrittivo, anche un po' poetico, per cercare di spiegare qualcosa che dalla nostra posizione, dal nostro livello di coscienza, è assai difficile da comprendere. Questi maestri ascesi, io ve li ho sempre chiamati maestri ascesi, in realtà vengono chiamati Jonas. Quindi ci sono 3 tipi di Jonas, uno che fa riferimento a quello che poi diventerà l'ordine di Smeraldo, che viene chiamato proprio un livello di questa matrice energetica, vibrazionale, fuori dallo spazio-tempo, che si chiama livello ecatico. Poi abbiamo un altro Jonas che fa riferimento all'ordine oro, fiamma oro, e poi un altro che fa riferimento all'ordine di ametista o fiamma viola, e sono il livello polarico e il livello triatico. Non importa i nomi, diciamo che ce ne sono 3. Questi qui insieme fanno dei collettivi e ognuno di questi, quindi dei collettivi, dei gruppi che prendono alcuni Jonas da questi 3 livelli, ha creato una matrice temporale. C'è stato un collettivo specifico che ha creato la nostra matrice temporale, quella in cui ci troviamo, la nostra matrix, quella che nella puntata di giovedì vi raccontavo essere degenerata perché il sistema autonomo e artificiale, il sistema artificiale divenuto autonomo ha preso il comando e ha creato il delirio e il disastro del quale noi siamo partecipi e spettatori in questo momento. E se non so se ve l'avevo detto l'altra volta, ma non tutte le matrici temporali, non tutti gli ologrammi, pur nascendo attraverso dei sistemi artificiali, hanno fatto lo stesso percorso, sono diventati autonomi. Ci sono dei sistemi artificiali all'interno dei quali è possibile fare esperienza dove non essendo degenerati, come è capitato nel nostro caso, non c'è l'ombra e la luce che si scontrano. C'è sì una duplicità di manifestazione dovuta allo spazio e al tempo, ma non c'è nessuna necessità di opposizione tra bene e male, come è la situazione che stiamo vivendo noi, che a noi viene spiegato e detto essere qualcosa di assoluto e impossibile da, come dire, risolvere perché una matrice ontologica, ma in realtà vedremo, e ne abbiamo parlato a lungo nella conferenza che ho fatto a Padova, questa è una delle tante forme illusorie create e fatte ad hoc per permettere ai creatori, agli entità dotate di anima, di accogliere, di accettare e anche di sottomettersi senza accorgersene alle razze soppressive, all'intelligenza artificiale e a tutto quello che segue un percorso antivita perché è sconnesso dalla sorgente e dalla vita, quindi la fregatura. Allora, la nostra comunque matrice, che ha preso la deriva che conosciamo, è stata comunque creata da un collettivo di questi Jonas che si chiamano Chiostro Melchisedec. Tanti mi hanno chiesto del Melchisedec, l'origine, il primissima razza, potremmo dire, o collettivo, perché non è neanche una razza, collettivo di Jonas, che è l'aspetto a cui possiamo risalire più antico da cui nasce la nostra matrice temporale, è proprio questo gruppo, questo chiostro Melchisedec di maestri ascesi, quindi stiamo parlando di Jonas, quindi di maestri ascesi, da cui poi è venuto fuori tutto quello che noi viviamo oggi. Ora, questi collettivi, questa chiostro Melchisedec ha poi, creando ovviamente la mappa dimensionale, si sono manifestati nelle varie dimensioni, partendo ovviamente dalla densità più alta, dalla quinta densità, quella famosa di quelli che noi abbiamo chiamato i rishi, e nel momento in cui si sono manifestati nella 15ª, 14ª e 13ª dimensione, abbiamo quella che potremmo chiamare la nostra famiglia cosmica di coscienza, perché è l'aspetto più elevato. Abbiamo visto come i rishi siano in realtà ancora non una reale manifestazione specifica, ma come dei soli, però sono già all'interno dello spazio-tempo.
Questa semina poi, da qui vengono poi seminate proprio le prime razze, che vediamo manifestarsi principalmente all'inizio nella 12ª dimensione, che è quella che viene chiamata anche la dimensione cristica, ma perché per aspetto cristico si parla del primo progetto divino, il famoso blueprint, in cui si ottiene una forma di manifestazione definibile e quindi individualizzata. I soli sono tutti uguali, ma nella 12ª dimensione cominciamo a avere un primo imprinting che definisce le razze, che definisce gli animali, la natura, la realtà. E quindi in questa situazione abbiamo una prima ventaglio di manifestazioni, e questo è avvenuto, quindi la nascita delle prime razze definibili, molto lontano nel tempo. Abbiamo parlato di 950 miliardi di anni fa. Okay, e quando si parla di così tanto tempo, mi sento sempre dire: vabbè, ma com'è possibile?" Al di là di chi dice: "Come fai a sapere le date e non le date?" E anche su qui alle conferenze faccio sempre un lungo preambolo su tutte le fonti, ma in questa sera ovviamente arriverò al punto. La cosa che mi interessa dirvi è che bisogna fare attenzione a come noi valutiamo il tempo, perché le date che io vi do ovviamente vengono definite da un punto di vista della Terra, dove noi ci troviamo, perché questo è il nostro parametro. Ma cambiando dimensione e soprattutto cambiando densità, quindi passando dalla prima alla seconda densità, poi alla terza, poi alla quarta, poi alla quinta, abbiamo una frequenza di manifestazione, una frequenza energetica sempre maggiore. Questo significa che il tempo risulta differente. Quindi, per avere un parametro che sia in grado di darvi una spiegazione, potrei dirvi che 1.000.000 di anni trascorsi sulla Terra, quello che per noi nel vissuto, nell'esperienza, nella percezione è 1.000.000 di anni, nell'11ª dimensione sono 1.500 anni. Una bella differenza. Questo vi fa capire come sì che sono tempi lunghissimi, ma nelle varie dimensioni vengono vissuti in maniera diversa e percepiti in maniera diversa. Quindi bisognerebbe capire anche dove ci collochiamo quando diamo una lunghezza temporale o una serie di anni. Ora, ovviamente noi siamo in terza dimensione, siamo in prima densità, siamo sulla Terra, io con questo tipo di parametro vi parlo, ma ricordatevi sempre che il tempo è una dimensione della coscienza, cambiando ovviamente le dimensioni, cambia anche la percezione del tempo, che esiste e non esiste, è olografico, è parte del gioco, e in questo gioco, man mano che saliamo di dimensioni e saliamo soprattutto di densità, più il tempo accelera, e su questo molti di voi lo stanno sperimentando, perché in questa epoca storica noi ci stiamo sempre più avvicinando alla fine di un ciclo. È vero, non è proprio finito, ma sul tutto il percorso siamo già in un'area in cui il vento della trasformazione, potremmo dire poeticamente così, si sente. Questo significa che se qualcuno di voi, e molti di voi so che se ne sono accorti, ha la sensazione che il tempo stia accelerando, che le giornate scorrano via sempre più veloci, che sia lunedì e in un attimo sia sabato e non si è capito in mezzo com'è successo, peggio ancora quando è venerdì e in un attimo già di nuovo lunedì e il weekend ce lo siamo giocato, ma al di là dei vari giorni effettivamente le stagioni, i mesi, gli anni sembrano essere in un processo di accelerazione. Beh, questo è assolutamente vero, perché noi stiamo lentamente ma transitando da una prima densità a una seconda densità, e nel momento in cui si arriverà a trasferirsi a livello di coscienza su un'altra densità e quindi la Terra sarà Tara, il tempo sarà molto più accelerato, e se passiamo in un'altra densità, Gaia, il tempo è ancora più accelerato. Quindi questa cosa ci spiega perché in realtà quello che vi sto raccontando che è accaduto alla 12ª dimensione
950 miliardi di anni fa è un po' più recente, se visto da quel punto di vista, che quello che possiamo percepire noi sulla Terra. Ok, ho detto questo, da quando si è iniziato a manifestare un progetto di individuazione in 12ª dimensione, il sistema artificiale di soppiatto, in maniera non così evidente, mano a mano che diventava autonomo e è stato data la possibilità dell'autonomia da chi lo ha creato, semplicemente perché era un'espressione della propria modalità di azione. Ricordiamoci che i creatori vivono e si esprimono in un ambito assolutamente luminoso, di amore, di generosità, e poteva essere anche comodo l'aspetto dell'autonomia. Per cui, non essendoci un aspetto malizioso, possiamo parlare di ingenuità, ma non l'ingenuità dello stupido, l'ingenuità dell'incorrotto, dell'intatto, di chi ancora mantiene ancora una purezza, la purezza originaria. E quindi l'opportunità di essere autonomo all'intelligenza artificiale, al sistema artificiale, scusate, sapete che non mi piace chiamarlo intelligenza perché in realtà è un modo di definire più che altro i creatori e non un programma, un computer, piano piano ha creato tutta una serie di dimensioni a cascata, sempre inferiori, che dovevano essere funzionali, dove le prime razze in apparenza erano assolutamente positive e quindi dove c'era una struttura che permetteva alle entità fuori dalla matrix energetiche, a questi collettivi di coscienza, di incarnarsi o di manifestarsi. Ma questo piano piano abbiamo visto che ha avuto una forte deviazione e anche le prime razze, al di là della razza Anuasi, che era quella famosa degli uomini felini, tipo Avatar, gli uomini felini blu, le altre già sono state una manifestazione, seppure erano razze apparentemente positive, già una manifestazione in cui il sistema artificiale, diventando autonomo, cercava di infiltrare le sue creature. Il passo ovviamente più importante, e ne abbiamo parlato più volte, viene fatto nel momento in cui c'è uno scontro tra una razza di cui abbiamo parlato, gli Agnew, contro gli Omicron, quindi parliamo di una misto razza derivante dalla fiamma blu e dalla fiamma viola contro l'Omicron, che era una razza legata alla fiamma oro, e da lì questo scontro devastante che porta alla rottura di un punto di passaggio. Allora, ogni dimensione ha una possibilità di passare da una dimensione all'altra, e ancor più importante, da una densità all'altra, attraverso degli Stargate. Quello che viene distrutto e fatto saltare è lo Stargate della 12ª dimensione, quello che collega con i Rishi, con i maestri ascesi, con la sorgente. Vi ricordo che la polarità intesa come bene e male nasce proprio alla 11ª e mezzo dimensione, quindi loro, tagliando alla 12ª, avevano l'opportunità di diventare gli dei, nessuno sopra di loro, di governare e di schiacciare. Ora, questa storia, di cui abbiamo già parlato e che adesso non starò a dilungarmi più di tanto, è importante per la storia del nostro Santo Graal, perché le manipolazioni che sono state fatte attraverso queste razze che piano piano sono discese, e anche la creazione di tutta una serie di livelli di dimensionali con modalità, con coscienza sempre più ridotta, perché ovviamente mano a mano che si sale nelle dimensioni abbiamo un ampliamento, potremmo dire, di coscienza, perché la frequenza nel velocizzarsi si espande, e quindi
noi nella caduta tra le varie dimensioni nella materia abbiamo anche una riduzione. Le entità animiche, spirituali, i creatori, piano piano attraverso questa matrix del sistema artificiale vengono sempre più ingabbiati, vengono sempre più inscatolati. A partire da quando 250 miliardi di anni fa è stato fatto saltare questo Stargate, si chiamava Stargate di Aramatena perché Aramatena è il pianeta, uno dei pianeti della Lira, dove era stata creata la prima razza fondatrice, gli Anuasi. Poi abbiamo un altro pianeta sempre della Lira che è Aveion e poi abbiamo Vega. Tutti e tre vengono chiamati la culla della Lira perché in questi tre pianeti sono state create le prime razze che poi sono le razze fondatrici da cui derivano tutte le altre. Curioso notare che Aramatena è stato distrutto, Aveion è stato completamente distrutto, è rimasto solo Vega, che per noi Vega è una stella della Lira, è la stella più importante della Lira, questo in prima densità, ma in realtà in quarta densità, quindi stiamo parlando della decima, undicesima e dodicesima dimensione, non è una stella, ma è un pianeta, ed è proprio il pianeta in cui è stata generata le razze fondatrici derivanti dalla fiamma oro. Allora, questi rishi che hanno creato queste razze, le prime razze dalla dodicesima in poi, e che vi dicevo che possono essere definiti come entità soli e che hanno una loro discendenza diretta dai maestri ascesi, ma è il primo ingresso nello spazio-tempo, hanno delle famiglie che vengono chiamate famiglie reali o comunque casate reali. Perché reali? Casate reali perché queste tre grandi riunificazioni, che sono appunto Aveion, Aramatena e Vega, casate reali di Aveion, di Aramatena e di Vega, che sono quindi riferite alla fiamma viola, alla fiamma blu o turchese, come volete, smeraldo e alla fiamma oro. Queste sono le dirette prime manifestazioni all'interno dello spazio-tempo di quegli Jonas di cui abbiamo parlato all'inizio, di quelli che potremmo definire maestri ascesi. E proprio qua viene deciso di creare, ad esempio, una specifica razza, che sono gli azzurriti, che dovevano essere delle razze posizionate vicino ad ognuno degli Stargate per ogni dimensione, che potevano permettere ai maestri ascesi, nel caso ci fossero situazioni importanti, necessarie, urgenti, di interazione con la matrice temporale, di incarnarsi nei vari piani, nei vari livelli. Questi azzurriti, che vedremo essere l'antenato che insieme agli Anuasi, che sono sempre i felini blu di Avatar, creeranno l'Orafim, di cui tanto abbiamo parlato, perché abbiamo parlato oggi degli Indaco, dei bambini Indaco, di questi esseri che si incarnano in questo periodo storico e che contengono un Orafim. E tutti mi chiedevano cos'è l'Orafim. Lo capiamo adesso, l'Orafim è la manifestazione su questo piano di una entità spirituale che potenzialmente ha un collegamento diretto con i maestri ascesi, quindi con le entità creatori di questa dimensione, di questa matrice temporale, e che a livello di DNA hanno un DNA di 48 filamenti. Quindi potenzialmente i famosi 48 filamenti. Ora, noi siamo in una matrice temporale che ha 15 dimensioni, ma la manifestazione è quella con un corpo più o meno definito, anche se più o meno fisico, luce liquida, luce idroplasmatica, eterica, carboneterica, carbonica, insomma varie tipologie di materia, da quelle meno fisiche a quelle più fisiche, ma dalla 12ª dimensione, e ogni dimensione viene rappresentata da un filamento di DNA. Quindi noi ci ritroviamo con 12 filamenti di DNA
e quello che è altro non è né visibile né percepibile, ma quando la potenza energetica, simbolica, archetipica, vibratoria di un maestro asceso si incarna all'interno della matrice temporale in una delle nostre dimensioni, contiene, seppure in realtà solo a livello potenziale, una spinta molto maggiore proprio perché arriva da un'entità con 48 filamenti. I bambini indaco di primo e secondo tipo hanno proprio questa caratteristica. Entrano attraverso vari passaggi, gli orafim arrivano, come vi dicevo, appunto dagli azzurriti. Gli azzurriti si sono poi mescolati per fare delle razze che permettessero l'incarnazione. Gli orafim riescono ad incarnarsi in questo universo di prima densità, lo vediamo con gli indaco. E gli indaco appunto di primo e secondo tipo, quelli che hanno una matrice di DNA potenziale così legata quindi così elevata, legata ai maestri ascesi, proprio questi sono quelli che portano in sé la linea di sangue del Santo Graal. Quindi quando parliamo di Santo Graal, parliamo di Sangreal, perché è la linea reale di quelle famose casate reali dei rishi, prima manifestazione dei maestri ascesi, che avevano e hanno come compito di proteggere la matrice temporale. Questa matrice temporale, forse anche loro ingannati in parte dal fatto che la matrice temporale ha preso una brutta piega e più che proteggerla andrebbe ristrutturata, ma comunque ovviamente da quando è stata creata loro hanno avuto il compito di gestire e sistemare, e quando è stata fatta per esempio saltare questo grande Stargate in 12ª dimensione, sono stati loro a fare tutta una serie di piani di salvataggio, a creare quella che è chiamata Alleanza Galattica, di cui ogni tanto la New Age storpia il significato e il valore e ve ne parla, ma in maniera in realtà totalmente fuorviante. Magari ne parleremo in una live apposta, ma anche questa Alleanza Galattica ha tutta una serie di concili legati a dei sigilli, così vengono chiamati, uno per ogni dimensione. E soprattutto sono importanti quelli che raggruppano 3 dimensioni per passare a una differente densità. Ora, i concili legati ai sigilli delle dimensioni 6, 5, 4, 3, 2 e 1 al momento sono gestiti da maestri ascesi, mentre invece per quanto riguarda la settima dimensione, il concilio della settima dimensione, ottava, nona, decima, 11 e 12ª, vi andrò a raccontare esattamente chi li gestisce e come. Vi dico solo un aspetto specifico: è molto importante anche l'ottava dimensione, perché c'è stata un'infiltrazione importante di razze, chiamiamole angeliche cadute, legate ai draconiani e agli insettoidi, e proprio per questa ragione c'è stato fortissimi scontri, e al momento il concilio del sigillo della ottava dimensione, che quindi presiede allo Stargate dell'ottava dimensione, è gestito anche questo da entità strettamente collegate subito in manifestazione dai maestri ascesi. E questo è importante perché infatti lo Stargate di ottava dimensione è l'unico che crea in questa matrice temporale, a parte il 12º, una sorta di uscita di emergenza, uscita di sicurezza. È possibile uscire, liberarsi da questa matrice temporale attraverso l'ottava dimensione, perché quello Stargate gestito dai maestri ascesi dà questa opportunità. Ovviamente è un discorso abbastanza complicato, adesso io sto solo cercando di darvi qualche input. Ci sono stati poi alcuni Stargate e quindi alcuni concili dei sigilli degli Stargate che dovevano controllare e gestire, che sono stati infiltrati, nonostante dovesse essere una missione di tutela, di controllo, di salvataggio legata ad entità creatori, quindi animiche, spirituali e non da sintetici.
La simulazione che vi ho detto giovedì ha creato sempre tantissima confusione, perché sono sempre stati dei maghi nel mimetizzarsi, nel simulare l'aspetto sensoriale, emotivo, nel condizionare, nello spacciarsi per entità animiche cadute che avrebbero potuto recuperare, e quindi incentivando in realtà i creatori a mettere in piedi tutta una serie di operazioni di biorigenesi del DNA, eccetera, eccetera, che in realtà non potevano e non potranno mai "redimere", tra virgolette, quel tipo di entità, perché quelle entità sono sintetiche e quindi non hanno nessun tipo di sviluppo, mentre invece quello che ha senso è lavorare su quelle entità animiche che, rimaste inizialmente intrappolate nella matrice temporale o comunque manipolate dal sistema artificiale, hanno tutta una serie di blocchi e difficoltà nel proprio DNA. Allora, chi si incarna sulla Terra oggi, le persone animiche, non i sintetici che sono intorno a noi, sono tutti con il Sangreal? Sono tutti con la linea di sangue del Santo Graal? Assolutamente no, perché la maggior parte delle entità, nel momento in cui entra nella matrice temporale, si splitta, e ne abbiamo parlato, ci sono di solito 1728 sé che vengono in qualche modo dispersi e frammentati e disposti sulle varie dimensioni, e sulle varie dimensioni perdono spesso il collegamento, la consapevolezza delle varie dimensioni e anche la loro potenza, ovviamente. Questi hanno tutti 12 filamenti potenziali, ma chi più chi meno bloccati da tutta una serie di interventi che sono stati fatti nel tempo e che vengono fatti costantemente. Abbiamo visto una delle ultime genialate, il famoso siero magico, che nell'andare a lavorare sul DNA nuovamente andava a cercare di bloccare questa possibilità di sviluppo. Allora, tutti gli animici hanno potenzialmente 12 filamenti di DNA, non attivi ovviamente, il cui lavoro di attivazione è agevolato dai famosi bambini indaco, da queste famose entità. Quelli invece, soprattutto quelli con potenzialmente all'interno del proprio DNA una matrice legata, si chiama al sole smeraldo, quindi ha 48 filamenti, questi sono il Santo Graal. Quindi non tutti gli animici ovviamente, solo alcuni che hanno questa missione importantissima di riportare attraverso la loro matrice energetica così elevata, legata ai maestri ascesi, di risollevare quella di tutti gli altri e riportarla alla matrice 12 filamenti attivi, non solo potenziali, che è quella degli avatar, che è quella delle entità che vivono sulla 12ª dimensione, che si chiama dimensione cristica. Quindi il principio cristico è questo, ecco perché c'è questo collegamento anche al ritorno del Cristo, non un'entità fisica che si rincarna, ma l'opportunità e la possibilità di portare l'essere umano che è incarnato oggi in prima dimensione a recuperare il suo collegamento, i suoi collegamenti con gli altri aspetti dimensionali di sé, perché noi viviamo su più dimensioni, quindi gli altri sé, le altre dimensioni di coscienza, quindi espandere la propria coscienza e quindi nello stesso tempo riattivare i vari filamenti di DNA. Tutto quello che un certo tipo di informazione corretta che porta alla verità fa, in realtà è risuonare profondamente all'interno di chi ha un aspetto animico perché è un sé creatore ed è un'entità reale, non sintetica. E questo crea anche proprio l'informazione. Ecco perché si tenta così tanto di non far sapere le cose. Ecco perché è così difficile riuscire a far uscire la verità, perché questo fa parte del risveglio. Ecco perché molti Orafin, quindi molti bambini indaco o bambini viola, che poi è l'upgrade, ma non importa, hanno questo obiettivo, quello di
aiutare le persone a concepire, a percepire altri aspetti della realtà, perché questo risuona energeticamente e amplia tutta una serie di percezioni che sono legate anche ai famosi chakra. Perché ci sono anche 12 chakra, anche se di solito si parla di 7. Si potrebbe parlare fino a 15, ma siccome stiamo parlando di manifestazione fisica, di varie densità, quello che volete, ma comunque individualizzata, parliamo di 12. In effetti noi abbiamo 12 filamenti di DNA. La razza umana angelica, che è proprio derivante da questi Orafin, è con una matrice a 12 filamenti di DNA, per la quale nelle varie semine sono state utilizzate 12 differenti razze per poter ricostruire questi 12 aspetti, che poi sono diventate le 12 tribù e che sono i 12 chakra legati alle dimensioni, legate agli Stargate. Vi ricordo che i chakra ci sono nel nostro corpo come sulla Terra. Vi ricordo che nel momento in cui voi riattivate dei filamenti di DNA, andate ad agire anche sul campo morfogenetico vostro e della razza. Ed esiste un campo morfogenetico anche dei pianeti. E quindi è tutto che si ripete, perché siamo in una matrice olografica, non dovrebbe stupirci il come in alto così in basso fa riferimento a questo. E quando si parla dei chakra, l'importanza, che anche questa esiste ma è stata decisamente legata a concetti un po' fuorvianti, l'importanza qual è? Il fatto che i nostri chakra, noi ne parliamo di 7, in realtà adesso vi spiegherò quali sono fino al 12, ma man mano che saliamo diventano sempre più difficile interpretazione, è difficile concepirli con il nostro modo di pensare perché abbiamo un punto di vista legato a questa densità. Ovviamente il settimo è già il primo in terza densità, andando avanti diventa sempre più difficile concepirli, ma i chakra sono che cosa sono? Sono effettivamente delle porte, sono volendo anche degli Stargate che noi abbiamo e che esistono sulla Terra come nel nostro corpo. Ho deciso di parlarvi degli Stargate del nostro pianeta Terra legato ai vari chakra, quindi i 12 Stargate, in degli extra che pubblicherò su YouTube come short e su Instagram, quindi continuate a seguirmi se volete. Adesso sono già abbastanza fuori tempo massimo, quindi non mi dilungo su questo, ma vi ricordo solo che avevamo per esempio parlato di uno Stargate nello specifico, di un chakra specifico, che era quello del cuore, che si trova in Egitto sotto la Grande Piramide. Questo ve ne avevo parlato quando appunto parlavamo proprio dell'Egitto. Ma torniamo ai nostri chakra, perché sui chakra è un concetto che è chiave, è importante, ma purtroppo è stato come sempre altamente manipolato, soprattutto dalla New Age che ne fa sempre un grande uso, no? Tutti li conoscono, tutti ne parlano e questo dovrebbe fare un attimo pensare. Allora, i nostri chakra hanno sicuramente una loro frequenza vibratoria e ogni frequenza vibratoria del primo, del secondo, del terzo diciamo che matcha, si accorda con quella di una dimensione. Ecco perché i chakra si possono legare, vanno legati alle dimensioni, proprio perché c'è una sorta di vibrazione di riconoscimento. Ovviamente tutti abbiamo i chakra, ma si dice che sono più o meno aperti. Ora i chakra non sono aperti, sono quanto mai espansi, che è un'altra cosa. Un chakra è in grado di espandersi e mano a mano che si espande riesce a lavorare sulla dimensione di riferimento. Quindi dal quarto in poi cominciamo a lavorare sulla quarta dimensione, quinta dimensione, sesta, settima. Questo crea un collegamento con l'altro sé nostro che ci appartiene, l'altra parte di noi che vive su quella dimensione.
Ora qui ci sono 2 opzioni, che il vostro altro, mettiamo che io espanda il mio settimo chakra. Ora, io mi metto in comunicazione con il sé che io ho in manifestazione nella settima dimensione, ma quell'entità, quella parte di me nella settima dimensione, ha questo chakra espanso allo stesso modo oppure no? Se non ce l'ha, io avrò semplicemente la possibilità di accedere a delle informazioni, a delle intuizioni, a delle cose che riguardano la settima dimensione, ma senza scambio. Se invece anche quell'altra parte di me ha la stessa grado di apertura e di espansione, allora noi ci correliamo e questo ovviamente è molto più potente e molto più importante. Ora, chi si incarna come spirito, anima, sé divino, creatore, chi oggi è sulla terra, ha tutta una serie di blocchi solitamente, anche se è un'entità di alto livello, anche se è a volte un bambino indaco, anche se è un Orafim, perché le razze soppressive e il sistema artificiale ha fatto di tutto per creare dei blocchi. I blocchi viaggiano sul DNA, ma viaggiano anche di contrappunto, ovviamente, sugli aspetti che rappresentano il livello di coscienza che fa riferimento a quella dimensione. Quindi, se io ho una chiusura per un blocco creato o indotto su un filamento del mio DNA, farò fatica ad accedere alla dimensione di quel filamento e di conseguenza farò fatica ad espandere il mio chakra di riferimento. È tutto collegato. Ora gli Orafim, avendo questa potenza, i bambini indaco, chi ha il Sangreal, chi è portatore del Sacro Graal, ha comunque potenzialmente una facilità molto maggiore a liberarsi perché ha una matrice a 48 filamenti che lavora sotto. Ma questo non esclude che sia comunque un lavoro da fare, che non sia automatico. Certo è che nel momento in cui riesce a liberarsi di questi blocchi, riesce ad espandere questi chakra, riesce a ricongiungere e molto più facilmente, proprio grande a questa energia potenziale maggiore, gli altri suoi sé sugli altri livelli, ottiene una capacità di modifica non solo del proprio campo morfogenetico, ma anche quello della razza. Ecco perché sono così osteggiati chi ha il Sacro Graal nella propria linea di sangue. Ecco perché per quanto riguarda le razze sintetiche, Anunnaki e quant'altro, sono il nemico numero uno. Ecco perché hanno sempre fatto di tutto per schiacciare la matrice dell'umano Turaneusiam, che aveva comunque quella linea. Ovviamente il Sangreale è quello dei rinforzi, è quello dei maestri ascesi con tutta la loro potenza, che vengono a cercare con una linea purissima, energetica, di riportare l'equilibrio. Ora, quello che è necessario in chiusura, e forse stupirà molti di voi, ma specificare, è che il nostro DNA è da una parte qualcosa di potenzialmente bellissimo perché ci connette nelle sue 12 dimensioni, nei suoi 12 filamenti o chi ha potenzialmente molto di più, con la verità, con i campi energetici, con la sorgente, anche nel momento in cui siamo completamente attivi su tutte le 12 dimensioni, completamente consapevoli, quando abbiamo il DNA completamente ricostruito, abbiamo la possibilità di uscire dalla matrice temporale, dalla 12ª in poi si può anche uscire, scegliere dove andare, il che non sarebbe male. Ma nello stesso tempo immaginate che sia il vostro codice a barre, è quello che il sistema artificiale vi impone a tutte le forme di manifestazione della matrice temporale per gestirle, per riconoscerle, così come i prodotti al supermercato. Questo fa sì che sia previsto una certa direzione
della vostra vita, della vostra realtà, attraverso il vostro DNA. Nel vostro DNA c'è quello che viene definito il programma di incarnazione, quello che voi potete e quello che voi non potete fare. E questo il sistema artificiale lo sa, perché è nel vostro DNA, quindi voi sarete ostacolati ogni volta che farete una serie di cose che vanno contro quel tipo di programma. Ora capite perché è così importante per che anche il Sangreal ha un codice particolare, un codice a barre particolare, e quello che è indispensabile ovviamente è sapere come viene applicato il programma di incarnazione attraverso la manipolazione, la gestione del vostro DNA. Quindi ricomporre il DNA, sistemarne delle parti, vengono fatte addirittura delle cose che vengono chiamate recinti di frequenze, cioè dei pezzi del DNA vengono collegati insieme creando dei ponti in modo da non oscurare, ma bypassare, come se uno facesse un circuito alternativo che taglia fuori dei pezzetti in modo che alcune aree non vengano utilizzate, non vengano neanche percepite. Questi circuiti di frequenza sono uno dei tanti sistemi del sistema artificiale e delle razze soppressive adoperato per evitare che l'umano animico creatore riprenda la propria capacità. Allora, la bella notizia è che sempre più creatori si stanno risvegliando a questo tipo di manipolazione che è stata applicata per miliardi di anni, che il piano della linea di sangue del Sacro Graal sulla Terra e su Tara, ma parliamo della Terra, quindi prima, seconda e terza densità, sta procedendo velocemente e molte novità portano a far perdere di presa fortemente il sistema artificiale perché il suo punto di forza è sempre stato quello di essere capace di mimetizzarsi, quello di saper simulare, simulare il sentire, simulare le emozioni, ingannarvi sembrando come voi. Ma sempre più persone si stanno risvegliando a questo e questo è proprio la pietra angolare che tolta dall'arco può far crollare tutto il sistema. Ok, è tardissimo, quindi per stasera direi che è sufficiente. Grazie per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima settimana. E per tutti quelli che invece sono in procinto di incontrarmi a Novara, non vedo l'ora di iniziare un nuovo percorso di ritorno all'origine con chi vorrà fare questa esperienza con me a Novara, perché quello che io sto sperimentando giorno dopo giorno, da quando ho iniziato concretamente questo percorso di riconnessione, è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che ci rende liberi e che finalmente ci crea le condizioni per poter essere la migliore manifestazione di noi stessi. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.